Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Ora vi voglio proporre una preparazione che è veramente gustosa, golosissima. Io la faccio molto spesso, specialmente durante l'inverno. Sono le fagioli all'uccelletto, una ricetta facile, economica, veloce, ma veramente con una resa strepitosa. Come sempre vi ricordo di mettere like, di scrivermi nei commenti, di farmi pubblicità, che qui sotto nella descrizione trovate tutto l'elenco degli ingredienti e i vari link di Amazon per gli strumenti che ho utilizzato. Stiamo crescendo, vi ringrazio ancora. Vorrei ringraziarvi uno per uno, se qualcuno vuole che lo saluti o che gli faccia una dedica, fatemelo sapere che non mancherò. Come sempre, pinza e andiamo a cucinare. Ed eccoci alla preparazione dei fagioli all'uccelletto. Per fare questa preparazione ci servono i fagioli. Io ho preso dei cannellini in barattolo, quelli già precotti, dei pomodori pelati, sale, pepe, olio, salsicce fresche, 2 spicchi d'aglio, un peperoncino e delle foglie di salvia. Cominciamo molto semplicemente, mettiamo in una padella un pochino d'olio. Non serve molto di olio, serve solo per fare un po' imbiondire l'aglio, perché dopo ci metteremo la salsiccia che già fa il suo. Poi l'aglio lo schiaccio in questo modo e lo lascio in camicia. Ci metto il peperoncino, porto sul fuoco a scaldare. Mentre l'olio e l'aglio si scaldano, prepariamo il pomodoro. I pomodori pelati io li lavoro un attimo prima di metterli nella padella. In questo modo praticamente è anche terapeutico, se vogliamo. Ovviamente con la mano andiamo a strizzare i pezzi di pomodoro, che sono pomodori interi privati della loro pelle. Se, come in questo caso, troviamo dei pezzettini di pelle o di buccia rimasti, io la rimuovo, che poi dopo non mi piace quando la troviamo, insomma la sensazione in bocca non mi piace. Ecco fatto. Allora, i pomodori li ho ben schiacciati, li condisco un secondino prima. Il pomodoro io lo condisco sempre a crudo, a contatto, perché il pomodoro vuole sentire il sale a contatto, quindi lo condisco un attimino. Ecco fatto. Ci aggiungo le foglie di salvia, io ne ce n'ho 7-8, qui è a gusto personale, potete anche non mettercela. A me piace l'abbinamento salvia pomodoro, quindi ce la metto quasi sempre. Se vi piace di più il basilico, mettete il basilico. Ecco fatto. Allora, mentre aspettiamo che l'olio e l'aglio si siano ben scaldati, prepariamo le salsicce. Eccoci alla pulitura delle salsicce. Allora, le salsicce sono legate, quindi vanno intanto separate, poi ci va levato lo spago e poi io faccio così, con un coltello con un po' di punta, buco tutto la salsiccia lasciando anche la pelle. Se la pelle non vi piace, vi dà noia, non siete sicuri della provenienza, eccetera, lo potete anche levare. A quel punto ovviamente non serve bucarle. Ecco fatto. Io calcolo sempre una salsiccia a testa, famiglia siamo 4 più una per l'assaggio, che anche oggi mi sacrificherò a fare per voi. Sposto tutta l'attrezzatura ai fornelli, ci vediamo tra qualche secondo. Eccoci tornati ai fornelli. Allora, l'olio e l'aglio si sono scaldati. Ci metto il pomodoro. Ho abbassato volontariamente la temperatura dell'olio prima di metterci il pomodoro, perché sennò schizza ovunque, vi consiglio di farlo. Allora, messo il pomodoro, rialzo un attimino la fiamma e lo faccio intiepidire. Quando si mette il pomodoro, io, ma perché sono malato di mente, faccio attenzione che non rimanga il rigo di olio intorno. Quindi cosa faccio? Inizio a girare dall'esterno verso l'interno, così, in maniera tale che
il pomodoro e l'olio si uniscano. Ecco fatto, vedete adesso non c'è quasi più il rigo dell'olio intorno al pomodoro. Ovviamente è una cosa opzionale, però quando verrò a fare l'ispezione a sorpresa a casa vostra per l'esame di fine anno, se vedo il rigo d'olio, insomma qualche voto in meno si prende. Non facciamo bollire troppo il pomodoro. Recupero i 2 spicchi di aglio in camicia che abbiamo messo prima e li tolgo, ormai hanno già dato il loro contributo. Ecco fatto. Allora il pomodoro inizia a scaldarsi, assaggio un attimo per sentire di sale, facciamo un po' di sale, non esageriamo col sale perché poi le salsicce sono già condite per conto suo, quindi semmai si aggiunge dopo. Allora, il pomodoro è caldo, ci aggiungo le salsicce, le ricopro con la salsa e le lascio cuocere una decina di minuti coperte. Ci vediamo tra 10 minuti. Eccoci tornati. Allora, le salsicce hanno cotto circa un quarto d'ora, 10 minuti, un quarto d'ora. Hanno cambiato colore, come si può vedere, sono più bianchine e hanno già perso un po' del loro sapore. A questo punto ci aggiungo i fagioli e amalgamiamo un po' il tutto. Ok, tutto ben ricoperto dalla salsa di pomodoro. Abbasso un'altra volta al minimo, copro senza bruciarsi stavolta e lascio cuocere 20 minuti. Quindi ci vediamo tra 20 minuti. Eccoci all'assaggio di questa magnificenza. Mi sono anche messo a sedere ora perché questa in piedi è pericolosa. Allora, recupero una bella salsiccina e un bel po' di fagioli con la loro salsa. Alla fine hanno cotto mezz'ora, piano piano. Andiamo all'assaggio. Bruciano, fumano, si vede. Mi dispiace per voi. Che meraviglia. Allora, è una cosa strepitosa, meravigliosa. E non resisto, bisogna che prosegua. C'è un profumo in casa meraviglioso, mamma mia. Il solo problema di questa preparazione è che oltre a una salsiccia a testa dovete considerare almeno mezzo chilo di pane a testa. Provatela, fatemi sapere come vi viene, se l'avete già fatta, se la conoscevate in altre versioni. Comunque provatela perché è veramente eccezionale. Alla prossima!